In questo video non mi vedrai in faccia, è stato pensato soprattutto per essere ascoltato, ma queste immagini che ho elaborato sono comunque belle e ipnotiche da guardare e inducono un senso di pace. Ti parlerò brevemente dei corpi sottili e dei centri energetici principali chiamati chakra, e in sottofondo stai sentendo una forte pioggia che è una benedizione perché ha allontanato quelli che stavano montando un'antenna e mi stavano impedendo di registrare questo audio. Quindi rilassati e gusta di questo video che ho realizzato per te con tanto amore. Ogni organismo vivente, che siano esseri umani, animali, piante, rocce o cristalli, è immerso in un campo di energia elettromagnetica noto come aura. Questa aura rappresenta l'energia sottile che permea il corpo e la mente, fungendo da forza vitale invisibile che emettiamo e assorbiamo simultaneamente in connessione con l'energia universale. L'aura vibra a diverse frequenze e riflette il nostro stato mentale, fisico e il nostro essere interiore. La salute, la forza, la luminosità e la carica energetica dell'aura sono direttamente proporzionali al benessere e alla consapevolezza dell'individuo. Un equilibrio nell'aura permette di vivere la vita in modo appagante, mentre uno squilibrio può portare a difficoltà fisiche e mentali, nonché a malattie. Le energie sottili, essendo parte dell'enorme universo che ci circonda, sono in costante trasformazione e si diffondono grazie alla loro natura radiante. Questo implica che ogni organismo vivente assorbe energia dall'ambiente circostante e la irradia verso gli altri. Nel caso degli esseri umani possiamo affermare che siamo essenzialmente energia e agiamo come diffusori di energia. L'energia sottile ci avvolge e influenza la nostra mente e il nostro corpo. L'aura umana è composta da almeno 7 corpi aurici o corpi sottili, ciascuno interconnesso e associato a un colore, un chakra e un organo specifico. In pratica ogni pensiero, emozione e sentimento umano emette una frequenza specifica. L'emissione di frequenze elevate attrae benessere, armonia, salute e felicità nella nostra vita, mentre frequenze basse attirano sofferenza, malattie, disagio, odio e risentimento. In sintesi, possiamo concludere che siamo ciò che pensiamo e che i nostri pensieri determinano molto quello che è la nostra vita terrena. Il nostro sistema energetico interno si basa sui noti 7 chakra, diciamo che analogamente a come gli elementi di una foresta pluviale interagiscono in armonia per sostenere la vita, così i chakra o centri energetici collaborano costantemente per nutrire l'equilibrio fisico, mentale e spirituale che ci accompagna quotidianamente. In un'epoca caratterizzata dal risveglio globale delle coscienze, ci troviamo di fronte a una domanda essenziale, ovvero se il nostro sistema energetico funziona come dovrebbe. Uno squilibrio dei nostri chakra può influenzare diversi aspetti della nostra vita e per cui è cruciale non sottovalutare la loro importanza.
desideriamo migliorare, ad esempio, ora stiamo parlando ovviamente su un piano anche molto pratico, se desideriamo migliorare per esempio le prestazioni sul lavoro e per raggiungere anche obiettivi molto terreni come un aumento di stipendio, una promozione, è necessario magari lavorare sul riequilibrio e il potenziamento del primo chakra per approfondire le relazioni interpersonali e coltivare l'empatia, quella autentica, con partner, figli, colleghi. È utile rafforzare il quarto chakra. Se aspiriamo ad una vita sessuale più libera, appagante, possiamo concentrarci sul secondo chakra e ad esempio se tendiamo ad accumulare anche chili di troppo, ad esempio, il lavoro da riequilibrare è sul primo chakra. Questi sono solo esempi molto 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 pratici e terra terra. Diciamo che queste cose si basano un po' su un'antica scienza conosciuta come il chakra healing, la cura dei chakra. E questo sistema di tecniche è di natura spirituale, ma porta beneficio anche nella vita di tutti i giorni. E ogni chakra, infatti, appunto, ha delle caratteristiche proprie ed uniche e influenza un determinato aspetto della vita. Quindi se abbiamo delle difficoltà in una certa area della nostra vita è molto probabile che il chakra che influenza quell'area sia bloccato o in disequilibrio. Ma analizziamo un po' chakra per chakra. Il chakra della radice esercita una notevole influenza sulla sfera professionale, sulla gestione del denaro di ogni individuo. La posizione del chakra della radice è alla base della colonna vertebrale. L'energia che emana è un'energia di terra, di stabilità, di concentrazione e di centratura, e un corretto funzionamento del chakra della radice impatta positivamente anche sul senso di appartenenza, sul lavoro, sull'equilibrio in generale. E un segnale di chakra della radice equilibrato è evidente quando magari si svolge un lavoro che si ama, quando abbiamo delle capacità che vengono riconosciute, quando la gestione del denaro è precisa, quando l'abbondanza finanziaria permette di poter realizzare sogni e desideri senza sensi di colpa. Inoltre si sperimenta l'amore e l'accettazione da parte degli amici, della famiglia, avendo un sentimento di benessere sia fisico che emotivo. Al contrario, un chakra della radice debole o bloccato si manifesta attraverso continui ostacoli nella sfera professionale, una carriera che fatica a decollare, una costante sensazione di scarsità finanziaria, e questo può anche portare ad accumulare debiti che generano ansia e frustrazione. La gestione del denaro diventa difficile, con una sensazione di colpa associata alle spese, a una mancata fiducia nella propria capacità, e si possono sperimentare disagi legati appunto al peso, un rapporto problematico con il proprio corpo. Insomma, manca un radicamento a terra, un senso appunto di saper essere in comunione con le cose terrene di questa vita. Passando al chakra sacrale, possiamo dire che influenza la sfera della sessualità
essendo il centro energetico legato al piacere, all'intimità, ma anche alla creatività, perché la sessualità e la creatività sono in comunione. Si trova nell'addome inferiore e l'energia è quella dell'acqua, dell'armonia, del piacere. Un chakra sacrale equilibrato si manifesta attraverso una prospettiva positiva della sessualità, considerando il sesso come una dimensione sana, piacevole, significativa, e le relazioni sessuali sono animate da passione e coinvolgimento, ma così anche la creatività è libera di esprimersi, non solo nell'ambito sessuale. E si attraggono persone compatibili e si costruiscono rapporti salutari, contribuendo anche a un'evoluzione positiva della propria persona. Al contrario, un chakra sacrale debole o bloccato può generare sensi di colpa e disagio legati alla sfera sessuale, ma anche un'inibizione della propria creatività. E può manifestarsi anche una percezione di scarsa attrattività o sensualità, dei dubbi sul perché qualcuno dovrebbe desiderare una connessione con noi, e può nascere anche il dubbio sulla possibilità di incontrare la persona giusta, ma anche il dubbio di saper esprimere al meglio proprio le proprie capacità creative. Passiamo poi al chakra del potere personale, ovvero il terzo chakra, che è il plesso solare e esercita un'influenza significativa sull'autostima e la fiducia in se stessi. In particolare impatta anche proprio sulla capacità di manifestare la fiducia e si trova sopra l'ombelico, al centro del torace. L'energia di questo chakra è un'energia di fuoco, di carisma, di energia. Un plesso solare in equilibrio si riflette in un senso di quasi ammirazione da parte delle persone che ti circondano, sia in ambito familiare che professionale, perché comunque sei una persona che ha fiducia e autostima. C'è una manifestazione autentica in ogni situazione e incoraggiamento anche verso gli altri a fare la stessa cosa, e c'è capacità decisionale, abilità nel fare le cose. Dall'altra parte invece, cioè se il chakra non è equilibrato, c'è una bassa autostima, un sentirsi indegni delle opportunità che la vita offre, e si può essere inclini a decisioni che riguardano scelte cruciali come cambiamenti di residenza, scelte lavorative, matrimonio, genitorialità, in modo molto bloccato. Chi ha il chakra del plesso solare bloccato tende a sentirsi una vittima delle circostanze, in balia degli eventi, e ci sono spesso disturbi proprio allo stomaco, disturbi di ansia che possono proprio manifestarsi in questa zona del corpo, magari bloccando anche il diaframma. Passiamo poi al chakra del cuore, che esercita una notevole influenza sulle dinamiche relazionali degli individui. Rappresenta il centro dell'amore incondizionato, delle connessioni interpersonali e dell'accettazione di sé, e si trova al centro del petto. La sua è un'energia di aria, amore, compassione, e un chakra del cuore equilibrato si traduce in relazioni positive, amorevoli ed empatiche, sia in ambito familiare che professionale. Si instaura una forte connessione con familiari e amici che è basata sulla fiducia e la condivisione reciproca. Sul piano lavorativo si è riconosciuti come persone amichevoli, aperte al dialogo, e si
coltiva anche una sincera gratitudine per le meraviglie presenti nella propria vita e si è dotati anche di compassione. Un chakra del cuore debole o chiuso può portare a sabotare le relazioni a causa di mancanza di fiducia o di sentimenti di rabbia, rancore eccessivi. Si può anche temere che impegnandosi in relazioni significative e profonde si possa mettere a rischio la propria libertà o indipendenza, e le dinamiche familiari o di amicizia possono essere segnate da frequenti conflitti e incomprensioni, e si può vivere costantemente in uno stato di allerta, temendo di essere feriti da qualcuno. Passiamo al chakra della gola, il quinto chakra, che influenza la capacità di esprimersi e rappresenta la vera voce di ogni individuo e si trova proprio nella regione della gola. La sua energia è quella del suono, della creatività, dell'espressione della creatività soprattutto. Un chakra della gola in equilibrio si manifesta attraverso la capacità di comunicare in modo spontaneo e naturale, senza difficoltà nell'esprimere idee ed emozioni agli altri attraverso la parola. Si è spesso ammirati per la determinazione, la chiarezza, la sincerità con cui si comunica, anche quando la verità può risultare scomoda. Queste qualità beneficiano sia la vita personale che la carriera. Un chakra della gola debole o bloccato può portare invece a timori riguardo alla rilevanza delle proprie opinioni, può spingere ad evitare di esprimere proprio le proprie idee per paura di non essere ascoltati o compresi, e questo può comportare spesso un atteggiamento silenzioso in ambito sociale, e spesso si viene percepiti come tranquilli o poco interessati. E un ulteriore segnale di blocco in questo chakra può essere anche un mal di gola frequente. Veniamo al sesto chakra, che è il chakra del terzo occhio, e svolge un ruolo cruciale nell'affinare l'intuizione, funge come bussola interiore di ogni individuo e si trova al centro della fronte, tra le due sopracciglia, alla radice del naso. La sua energia è un'energia di aria, meditazione, intuito, protezione. Un chakra del terzo occhio ben sviluppato si riflette nell'abilità di fare affidamento sull'intuito e di prendere decisioni sagge e adeguate che riguardino la carriera, la famiglia e le relazioni. Ci si sente guidati da una forza che indica sempre la strada giusta, offrendo chiarezza sul proprio percorso di vita, e spesso gli altri si rivolgono a te per consigli su decisioni importanti. In presenza di un chakra del terzo occhio debole o bloccato si può invece sperimentare una difficoltà cronica nel prendere decisioni. L'indecisione diventa una caratteristica prominente, con una tendenza a compiere scelte poco adeguate. Si percepisce una sensazione di smarrimento a livello spirituale e si può avere una visione poco chiara del proprio scopo di vita. Mal di testa frequenti e tensioni nella zona della fronte possono essere i sintomi proprio associati a questo blocco. E per concludere siamo arrivati al settimo chakra, che è il chakra della corona, il quale impatta sulla connessione con l'essenza divina, essendo il centro della coscienza spirituale. Si trova al centro della sommità del capo. La sua è un'energia di aria, di meditazione, intuizione, protezione. Un chakra della corona equilibrato si manifesta attraverso una costante sensazione di connessione con una forza superiore, che può essere interpretata come Dio, la coscienza universale, il proprio sé superiore, e in ogni momento della vita si avverte
sente una protezione proveniente da questa potenza superiore, accompagnata da un profondo senso di gratitudine e amore incondizionato verso ogni forma di vita. Gli altri, se hai questo chakra in equilibrio, percepiranno un'aura di vitalità in te, riconoscendo la tua presenza costantemente connessa. Un chakra della corona debole o bloccato invece si traduce nella sensazione di non riuscire a percepire alcuna connessione con un potere superiore e ci si trova in un senso di isolamento e solitudine interiore. Ci si può sentire indegni anche di ricevere aiuto a livello spirituale e potrebbe insorgere un senso di rabbia o frustrazione percepita come un abbandono da parte delle energie cosmiche. Mal di testa e emicranie frequenti, anche in questo caso, possono essere sintomi associati a questo stato. Bene tesoro, io a questo punto ti saluto e spero che questi accenni su questi argomenti ti siano stati utili e che tu abbia potuto prendere un momento per te, per rilassarti, ma anche per avere magari qualche spunto